È arrivato il momento di parlare di Giovanni Fabian, gioiellino classe 2003 che sta letteralmente stupendo in Serie B con la maglia della Reggina e in questo video ne parleremo in modo approfondito. Amiche e amici passioni interisti, bentornati e benvenuti in questo nuovo contenuto dove vi diremo per filo e per segno la storia di Giovanni Fabian, nome che sono sicuro la maggior parte di voi avrà sentito nelle ultime ore, visto il rendimento strepitoso che sta avendo in Serie B e visto che ovviamente non ne parliamo a caso, è un giocatore in prestito dall'Inter, un prodotto del settore giovanile nerazzurro. È molto interessante questo giocatore, ha caratteristiche sicuramente moderne, dopo vi mostrerò qualche screen, qualche istantanea del suo modo di giocare, di come aggredisce la porta. Lui è un centrocampista, ma prima di parlare della Regina, secondo me, e di quello che sta facendo la Regina, è molto molto importante parlare del suo background, da dove arriva, da dove viene, cosa ha fatto all'Inter ai giovanili e perché è andato in prestito e come sta giocando adesso in prestito. Prima di partire con questo contenuto però, ragazzi, amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare un bel mi piace e a iscrivervi al nostro canale per aiutarci a raggiungere i 45.000 iscritti il prima possibile, ma soprattutto per restare aggiornati su tutto quello che succede nel mondo Inter con le nostre dirette quotidiane alle 19:30. Come dicevo, parliamo di Giovanni Fabian, anzi, come ha detto lui stesso, il suo cognome si pronuncia Fabian. E Fabian, già capite dalla sua provenienza, sicuramente nordica, precisamente da Campo San Piero, un paesino di circa 10.000 abitanti nella provincia di Padova e quindi in Veneto. Lui inizia a giocare come tanti nelle strade con gli amici, poi si iscrive alla scuola calcio del paese di Campo San Piero per poi a 8 anni trasferirsi nelle giovanili del Padova, dove ci giocherà per ben 7 anni. La Padova è comunque una società molto importante, storica del calcio italiano, e poi si trasferisce all'Inter che lo nota mentre gioca nelle giovanili del Padova e lo acquista nel 2019 e così Fabian si trasferisce all'Inter e comincia tutta la sua bella trafila nelle giovanili nerazzurri. Parte dall'Inter Under 17, l'Under 18, l'Under 19 con cui l'anno scorso si è laureato campione d'Italia insieme ai vari Casadei, Zanotti, Franco Carboni, Valentin Carboni e Zanotti, voglio ricordare, sono due elementi in questo momento che praticamente fanno parte della prima squadra e spesso sono anche in panchina, come è successo anche nell'ultima trasferta ad Udine. Sicuramente quindi quello del settore giovanile nerazzurro è uno dei settori migliori, più importanti d'Italia, che riesce a produrre tanti calciatori come appunto Giovanni Fabian. Parliamo un attimo delle sue caratteristiche prima di addentrarci poi a quello che sta facendo alla Regina. Innanzitutto subito da quando è arrivato all'Inter, da come ne hanno parlato anche i vari allenatori delle varie categorie giovanili del settore dell'Inter, ne hanno subito parlato molto bene, di un ragazzo responsabile, di un ragazzo che allenamento dopo allenamento si migliora in modo vistoso. Ne ha parlato così anche Pippo Inzaghi, fratello di Simone Inzaghi, e tra poco ci arriveremo subito alla Regina, e l'allenatore attuale della Regina, che è proprio Pippo Inzaghi, ha detto la stessa cosa di Fabian quando è arrivato alla Regina, cioè un ragazzo che di allenamento in allenamento si migliora e soprattutto è stata sottolineata la responsabilità. Un giocatore che quindi dal punto di vista umano sembra essere proprio sul pezzo, ecco, diciamo così. Parliamo un po' di dati però, parliamo un po' di caratteristiche, perché Giovanni Fabian è un centrocampista molto strutturato fisicamente, 1,82 m, che per un centrocampista di inserimento, soprattutto una mezzala, è sicuramente una struttura molto importante. La struttura è sempre stata sottolineata molto dai suoi allenatori, fattore che sono sicuro avrà giocato anche a suo favore nel settore giovanile, dove sappiamo che appena uno è un po' più alto, un po' più grosso degli altri, comunque la differenza si fa sentire. Ma non è solo nella struttura, è anche nella qualità e soprattutto nell'intelligenza
tattica. Tanti suoi allenatori del passato hanno usato l'aggettivo di dinamico, centrocampista dinamico. Come dicevo prima, è un centrocampista, una mezzala dinamica che si inserisce molto e lo sa fare molto bene. Perché per portarvi un attimo un paio di dati, nell'Under 2017, anzi scusatemi, Under 17 dell'Inter nella stagione 19-20 segna 5 gol in 13 presenze. Nella stagione successiva, nell'Under 18 dell'Inter, 5 gol in 12 presenze, quindi il ratio resta sempre molto simile, ma soprattutto l'anno scorso ha fatto veramente, veramente bene perché vi abbiamo raccontato la storia della primavera dell'Inter, di Chivu che è arrivata a vincere il campionato primavera nella finale playoff e abbiamo parlato tanto di Casadei, di Iliev, dei fratelli Carboni, Franco e Valentin, di Fabian vi abbiamo parlato però un po' troppo poco e abbiamo sbagliato in questo senso perché magari Fabian non è un giocatore come può esserlo Casadei che dal punto di vista qualitativo ti spicca all'occhio, però è stato fondamentale l'anno scorso per la squadra di Chivu. Vi porto un dato: 8 gol e 4 assist solamente nel campionato primavera in 29 presenze, mentre in Youth League, la Champions League dei giovani, chiamiamola così, un gol e un assist in 7 presenze. Cioè lo zampino più o meno Fabian ce lo mette sempre e soprattutto un giocatore che ha giocato tanto, Fabian. Ho seguito personalmente l'anno scorso la primavera dell'Inter e appunto, come dicevo prima, non è un giocatore che dal punto di vista delle qualità ti spicchia all'occhio, però è sempre in campo e fa sempre la differenza e soprattutto segna anche gol pesanti. Se non ricordo male, l'anno scorso ha segnato in entrambi o comunque in uno dei derby e soprattutto un giocatore che non si arrende quasi mai, che fa gol anche nei minuti di recupero, nei minuti finali di un match. E parliamo di questi gol, parliamo della sua esperienza alla Regina. Fabian è arrivato in prestito secco dall'Inter quest'estate, dalla Regina, e Pippo Inzaghi, l'allenatore della Regina, ci ha puntato subito su di lui. È stato messo subito titolare nella partita di Coppa Italia, nei turni, chiamiamole preliminari, comunque nei primissimi turni contro la Sampdoria, e già contro la Sampdoria aveva fatto molto molto bene. Poi però l'exploit in Serie B, appena iniziato il campionato di Serie B, dopo 6 giornate, possiamo definirlo forse come la sorpresa più importante del campionato cadetto. Vi mostro subito i 3 gol che ha segnato in 6 presenze, che ricordo per un centrocampista di una squadra come la Regina, che in teoria sulla carta non parte come la favorita del campionato cadetto, sono davvero tanti. Tra l'altro è anche il capocannoniere della Regina in questo momento. Vi mostro subito i gol, vi ho evidenziato per chi ci sta seguendo da video Fabian in diversi modi, con i cerchi, con le frecce, ecco. Spero che sia ben distinguibile. Qui vediamo il gol contro il Palermo, se non sbaglio l'ultimo gol che ha realizzato Giovanni Fabian. Vediamo sviluppi di calcio d'angolo, Fabian, visto anche la sua struttura importante, è in area di rigore per andare a colpire di testa, però è una palla mezza sporca, come vedremo dopo, perché Fabian arriva vicino alla porta, marcato ovviamente, poi la palla diventa sporca, viene spizzata e lui davanti alla porta, bravo a fiutare anche questo sbaglio, questo movimento della difesa palermitana, Fabian di testa insacca. Ecco, la testa, un altro dei fondamentali molto molto importanti e molto sviluppati nel gioco di Giovanni Fabian. È vero che è molto alto, ma abbiamo visto in passato ci vuole bravura per saper colpire di testa. Lautaro non è molto alto, ma è un giocatore dallo stacco molto importante e per esempio Lukaku, più alto di Lautaro, fino a poco tempo fa di testa non era il massimo. Adesso il belga sta migliorando, vediamo quando rientrerà in campo contro la Roma il 1° ottobre. Questo è il primo gol. Andiamo con il secondo gol. Qui invece un vero e proprio inserimento contro la Cittadella. Menez, vecchia conoscenza del calcio italiano e soprattutto del Milan, e sull'esterno Giovanni Fabian. Vedete che c'è soltanto un altro giocatore oltre a Fabian e Menez in area di rigore, tanti giocatori della difesa del Cittadella, ma Fabian è bravo a inserirsi e di piede infila per il suo secondo gol che vi ho mostrato. Un giocatore che quindi non è solamente strutturato fisicamente, non è solamente bravo con la testa, ma soprattutto è formidabile nella capacità di inserimento. Terzo gol, qui ancora più bravo secondo me, dagli sviluppi di calcio d'angolo. Questo si tratta del gol contro il Südtirol, c'è il numero 17 della Regina che entra in area di rigore dopo aver recuperato palla successivamente a un calcio d'angolo, entra in area e con un cross Fabian anche qui fiuta, è l'elemento più avanzato
della regina, fiuta l'occasione e insacca anche qui con la testa. È un giocatore veramente, veramente molto interessante. Ripeto, come vi ho detto in apertura, non è un centrocampista che spicca per qualità tecniche, ha la stessa abilità di inserimento di Cesare Casadei, per fare un esempio. Magari Cesare Casadei ha un qualcosa in più dal punto di vista tecnico, però sappiamo che poi nel calcio la differenza la fanno le motivazioni, la capacità di migliorarsi, la voglia di migliorarsi allenamento dopo allenamento e l'intelligenza tattica in campo. E lo storico di Giovanni Fabian penso che parli per lui. È un giocatore che è sempre stato schierato titolare da qualunque allenatore lo allenasse, in qualsiasi categoria, campionato primavera e adesso anche in Serie B. Dicevo di Pippo Inzaghi, allenatore della Regina, fratello di Simone Inzaghi. Ovviamente i due si parleranno riguardo a questo talento. Da quello che filtra anche dai quotidiani dei media, Inzaghi avrebbe detto di farlo crescere con calma, ma comunque un elemento, un profilo che sta monitorando con molta attenzione e chissà che magari l'anno prossimo possa tornare all'Inter e fare bene. Concludo qui quindi il contenuto su Giovanni Fabian. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questo giocatore e abbiamo realizzato questo contenuto sulla falsariga di un contenuto che è andato molto bene, molto interessante, che ha realizzato un po' di tempo fa il nostro Lorenzo Polimanti su un altro gioiellino della primavera nerazzurra, addirittura paragonato a CR7. Per recuperare quell'episodio clicca nel link in descrizione se ci stai seguendo da podcast, se invece ci stai seguendo da video lo puoi recuperare qui.